Ciao a tutti, come avete potuto vedere dal video di introduzione, oggi andremo a realizzare questo fantastico colletto vintage. È un colletto che richiama un po' quei colletti dell'epoca vittoriana ed è lavorato a maglia. È un colletto bellissimo, a me piace tantissimo, ne ho realizzati in più colori e con misure diverse. Questo, ad esempio, è abbastanza lungo, come vedete, ma ne ho realizzato altri anche più corti. Naturalmente vi darò le misure. Lo possiamo utilizzare in due modi. Diciamo che la parte del davanti è questa, dove ci sono appunto queste sorte di frufru ricamate. Mentre da questa parte, che dovrebbe essere il dietro, possiamo comunque utilizzarlo come il davanti. Dipende sempre ovviamente dai nostri gusti, da forse anche come ci vestiamo, eccetera, e possiamo appunto utilizzarlo in due modi. Come vedete, possiamo, come avete visto anche dal video di presentazione, possiamo utilizzarlo anche in diversi modi. E quindi ad esempio così, con come vedete diciamo il nodo davanti, oppure come in questo caso il nodo da un lato, e allo stesso tempo possiamo appunto utilizzarlo anche sul dietro, così. Come vi dicevo prima, possiamo realizzarlo in diverse misure. Questa è ad esempio da 150 centimetri, poi ne ho realizzato una da 130 e una da 100. Vi do appunto le misure e poi vediamo cosa ci serve e poi andiamo direttamente a vedere come si realizza. Come vedete io l'ho realizzato in diversi colori, l'ho realizzato anche in rosa, in questo momento non ce l'ho perché l'ho appena venduto, però come vedete possiamo utilizzarlo in diverse versioni, quindi in diversi colori. Allora, questi tre sono esattamente lunghi 150 centimetri. In realtà è molto semplice la lavorazione. Andremo a lavorare praticamente tutta questa striscia, come vedete, quindi è un'unica striscia e questa può variare. Allora, io diciamo quello che vi ho fatto vedere in manichino è questo ed è da 150 centimetri. Poi, se lo volete fare un po' più corto, come questo per esempio, allora lo fate da 130, sarà più che sufficiente. Se invece lo volete fare ancora più corto e quindi solamente un nodo senza fiocco, lo fate da 100. Allora, una volta che noi andiamo a fare la striscia, andremo poi a riprendere le maglie e andiamo a creare il frufru. Allora, per le maglie, anche qui la ripresa delle maglie è sempre un po' a vostra discrezione. Allora, non dovremo fare altro che andare a piegare praticamente la striscia, andremo a, diciamo, a lavorare, cioè a prendere la misura dal centro e poi ci sposteremo di 18 centimetri e saranno più che sufficienti, cioè i 18 centimetri sono praticamente quello che avete visto nel manichino, quindi la chiusura in quel modo. Se invece lo volete un po' più grande potete farlo da 19 o da 20. Considerate che il collo anatomico in genere è di 35 centimetri, quindi 36, quindi 18 e 18 è diciamo perfetto, però naturalmente dipende anche da noi se siamo un po' più cicciottose oppure se vogliamo che che il colletto diciamo non sia proprio aderente al collo, tendiamo un po' ad aumentare. Considerate sempre che il filato è sempre di quelli che tendono un po' ad allargare, quindi non ci dovrebbero essere problemi con le misure che vi ho dato. Per cui
la striscia è di 150, vi do la misura diciamo completa, quindi la misura è come vi ho detto di 150, la possiamo fare come vi ho detto prima da 130 oppure da 100 se volete farla proprio più piccola. La misura diciamo centrale è di circa 34 centimetri e poi diciamo la misura completa è di 12 centimetri nel mio caso. La striscia è di 3 centimetri e un solo motivo è di 4 centimetri, quindi più o meno è questo, però chiaramente dipende molto anche da voi e dal filato che si utilizza. Andiamo adesso a vedere che cosa ci serve per realizzare questo progetto. Allora, per questo progetto avremo bisogno di ovviamente un metro, dei ferri, nel mio caso io ho utilizzato i ferri numero 4, se preferite potete utilizzare anche i 3,5 per fare diciamo il cinturino. Io ho realizzato i 4 per fare tutto. Poi avremo bisogno di un paio di forbici, di un contagiri, di alcuni marcatori e poi ovviamente del filato. Può essere qualsiasi tipo di filato. In questo caso vi do una notizia: io non ho realizzato nessun tipo di campione perché diciamo che è un progetto che possiamo utilizzare in centimetri e che comunque più o meno i risultati sono quelli. Io vi ho dato i centimetri, non c'è bisogno di andare a fare diciamo un campione per quanto riguarda come dire la cintina. È chiaro che se vedete che è troppo sottile aumentate magari di qualche maglia. Io ad esempio ho iniziato montando 10 maglie, se vedete che è troppo sottile la potete fare anche ad esempio da 12-14 maglie eccetera. Allora vi dico subito che il filato che ho utilizzato io diciamo lavora con i ferri del 4, è una matassina da 50 grammi e metri 133. Solo diciamo questo è misurato in totale 37 grammi, quindi diciamo che una matassina da 50 grammi è più che sufficiente. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Con i ferri numero 4 vado a montare sul ferro un totale di 10 maglie e lavoriamo in questo modo. Alterniamo 2 diritti a 2 rovesci, quindi facciamo 2 diritti, 1 e 2, filo davanti 2 rovesci, filo dietro 2 diritti, filo davanti 2 rovesci, filo dietro 2 diritti, 1 e 2. Secondo ferro, lavoriamo con il ferro di destra, passo la prima maglia sul ferro appunto di destra, prendendola come se fosse un rovescio e non la lavoriamo. Lavoro un rovescio e continuo con il motivo. Quindi dove trovo diritto, e lo vedo perché la maglia è liscia, lavoro 2 diritti, e dove la maglia è diciamo ruvida e abbiamo una sorta di gobbetta, andiamo a lavorare 2 rovesci, quindi il filo va davanti e si lavorano 2 rovesci, il filo torna dietro, lavoro 2 diritti, il filo torna davanti e lavoro 2 rovesci. Non dobbiamo far altro adesso che alternare questi 2 ferri. Ora, che succede?
Ripetiamo insieme per l'ultima volta. La prima maglia passa sul ferro di destra senza lavorare, siccome è un diritto, la passiamo come se fosse un diritto. Lavoro un altro diritto e proseguo 2 rovesci e 2 diritti. 2 rovesci e 2 diritti. 1 e 2. Giro il lavoro e rincomincio. Quindi la prima maglia la passiamo, visto che è a rovescio, come se fosse un rovescio, lavoro un rovescio e di nuovo 2 diritti e 2 rovesci, 2 diritti e 2 rovesci. Non dobbiamo far altro adesso che ripetere questi 2 motivi, quindi questi 2 ferri. Ho proseguito per un'altezza di 150 centimetri. Adesso andiamo a chiudere le maglie. Chiudiamo le maglie come si presentano, ciò significa che andiamo a lavorare diritto su diritto, diritto su diritto, a cavallo la prima maglia sopra la seconda e vado a chiudere. In questo caso ho un rovescio, quindi lavoro la maglia a rovescio, a cavallo e chiudo. Di nuovo rovescio, a cavallo e chiudo. Trovo un diritto, lavoro un diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, rovescio, lavoro rovescio, a cavallo e chiudo, trovo un rovescio, lavoro un rovescio, a cavallo e chiudo, e le ultime 2 maglie sono a diritto, quindi diritto, a cavallo e chiudo, e l'ultima maglia diritto, a cavallo e chiudo. Tiro il filo con la maglia, forbici, taglio, tiro e chiudo. Adesso non devo fare altro che andare a recuperare il centro del mio lavoro e andiamo a, da quel momento in poi, a raccogliere un bel po' di maglie. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è dividere a metà il nostro lavoro. Ricordatevi che questa è la parte del dritto, quindi noi lo capiamo perché abbiamo 2 maglie a dritto, 2 maglie a rovescio, 2 maglie a diritto, 2 maglie a rovescio, 2 maglie a diritto. Da non confondere con il retro, quindi la parte del retro, dove vediamo che, come vedete, c'è un unico blocco delle maglie a rovescio e un altro unico blocco. Noi dobbiamo prendere questa parte, quindi dove troviamo 3 strisce, quindi 1, 2 e 3 in rilievo. Adesso, una volta che noi mettiamo praticamente il lavoro a metà, io ho già marcato, andiamo a marcare il nostro centro, quindi vedete questo è il centro, e vado a marcarmelo con il marcatore. Quindi marco il centro e dal centro mi sposto di 18 centimetri. Se volete potete farlo anche di 19, volendo anche di 20, dipende da voi, però 18 centimetri è più che sufficiente per un collo da adulto. Quindi marchiamo il centro, ci spostiamo di 18 centimetri, ok? E andiamo a marcare. Quindi marcheremo questa parte che devono essere praticamente identiche, stessa cosa da questa parte. Quindi andiamo a marcare. Quando poi ovviamente apriamo il nostro lavoro, troveremo il centro che è sempre qui e quindi se volete potete continuare a vedere se avete fatto più o meno giusto. Quindi siamo 18 centimetri da questa parte
e 18 centimetri da questa. La prima cosa che andremo a fare è quella di raccogliere le maglie, quindi raccoglieremo le maglie dal primo marcatore fino all'ultimo marcatore, che è questo, e questo sarà il nostro frufru sopra il colletto. Naturalmente poi andremo a raccogliere le maglie da questa parte, quindi dal primo marker fino all'ultimo. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è questa. Questo sarà il nostro davanti. Cosa significa? Come vi dicevo prima, abbiamo 3 barrette. Questo è il davanti, questo è il nostro dietro. Raccoglieremo le maglie ovviamente sul davanti e adesso andiamo a vedere come. Allora, se voi notate, noi abbiamo una striscia di V qua, ok? V. Queste V non verranno toccate. Quindi se io ho il lavoro in questo modo, lo giro, vedete che ci sono altre V. Noi andremo a prendere queste. Quindi dove c'è il marcatore, se vedete, c'è una sorta di V. Ok, questa è una maglia. Quindi io entrerò con il ferro esattamente qua e prenderò una maglia. Mi sposto qui e prenderò una maglia e un'altra V. Mi sposto qui e prenderò questa V. E così facendo, questa diciamo striscia di V che è sotto esattamente il marcatore non verrà toccata e quindi resterà un lavoro pulitissimo. Vediamo meglio nel dettaglio, così forse è un po' più chiaro. Quindi qui vedete le V, ok, questa è tutta una striscia che non deve essere toccata. Quindi noi andremo a raccogliere le maglie qua. Vedete? Quindi questa, 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 questa e raccogliamo le V. Allora, un'altra cosa che bisogna sapere in questo caso è che andremo a raccogliere sul ferro un totale di maglie che sarà un multiplo di 4 più 3. Quindi noi raccoglieremo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 fino ad arrivare alla fine, dove raccoglieremo solo 3 maglie. Ma lo vediamo insieme. E poi andremo, quindi il motivo è un multiplo di 4 più 3 e si realizza in 12 ferri, ciò significa che noi lavoreremo l'11° ferro e al 12° ferro chiuderemo tutte le maglie e abbiamo realizzato la prima parte del frufru. Allora, per prima cosa ovviamente prendiamo il filo, prendiamo il ferro e andiamo a raccogliere le maglie, come vi dicevo prima, esattamente dove abbiamo il nostro marcatore. Quindi dove c'è già il marcatore io so che devo andare a raccogliere la maglia. E lo vediamo insieme. Quindi punto il ferro all'interno, il filo lo faccio passare in questo modo. Mi raccomando, lasciate un po' di codina che ci servirà e andiamo a raccogliere la maglia. Quindi raccogliamo la maglia, la facciamo passare fuori e questa è la prima maglia. Adesso cosa facciamo? Andiamo nell'altra. Qui vedete che c'è una V, entro e raccolgo la seconda maglia e sono 2 e proseguo. L'altra V, entro, faccio passare il filo sopra e creo un'altra maglia e sono 3. Mi sposto, c'è un'altra V qui, quindi entro, lavoro un diritto e lo porto fuori e sono già 4 maglie.
di nuovo 1, 2, 3, 4. Vedete che quella fila di V che vi avevo detto non resta intaccata, ma resta lineare. Quindi mi raccomando, state attente a non prendere queste barrettine. Quindi di nuovo giro, trovo la V, entro, 1, la seconda, entro e sono 2, la terza, entro e sono 4, scusate che mi sono persa, 2, 4, 2, 4, infatti sono 3, ho perso il conto, e questa è la quarta. Ok? Vedete? Proseguiamo ancora, quindi 1, 2, 3 e 4. Adesso cosa faccio? Proseguo fino ad arrivare all'ultimo marcatore. Ci vediamo, diciamo, a questa altezza, in modo tale da farvi vedere come fare. Allora, sono arrivata praticamente alla fine, quindi vado direttamente a sollevare solamente 3 maglie, perché come vi dicevo il multiplo è 4 più 3, quindi lavoro 1, 2 e 3 e mi fermo qui, anche se qua ci sarebbero 2 maglie in più da recuperare, ma non lo faccio, quindi mi sposto direttamente il marcatore qui e so che devo arrivare da questa parte. Adesso cosa succede? Ho raccolto praticamente tutte le maglie sul ferro, ok? Vado adesso a girare e andiamo a lavorare il primo ferro. Quindi primo ferro sarà in questo modo. Lavoriamo una maglia, quindi la lavoriamo a dritto, quindi la prima maglia, e diventano 3 diritti, quindi 1, 2, 3 e un rovescio. Questo è il nostro motivo, quindi andiamo a ripetere questo motivo, per cui facciamo, io metterò un marcatore e di nuovo vado a ripetere 3 diritti, quindi 1, 2 e 3 e un rovescio. Metto il marker, di nuovo 3 diritti, 1, 2, 3 e un rovescio. Di nuovo, aspettate, metto il marker, 3 diritti, quindi 1, 2, 3 e un rovescio. Metto il marker e non facciamo altro che ripetere praticamente queste maglie fino ad arrivare alla fine. Le ultime 3 maglie vi faccio vedere come fare. Le ultime 3 maglie che mi restano sul ferro le lavoriamo a diritto, quindi diventerà 1, 2 e 3. Io vado a fare un piccolo nodino in modo tale da non perdere le maglie, giriamo, mi trovo a questo punto al secondo ferro. Considerate che ho fatto praticamente 11 motivi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivi, perché questo alla fine è l'ultimo pezzo, e al secondo ferro vediamo come fare. Allora, al secondo giro, la prima maglia passa come se fosse un rovescio sul ferro di destra senza lavorare e lavoriamo 2 rovesci, quindi 1 e 2.
Adesso andiamo a ripetere le maglie principali, quindi da una maglia, e quindi da questa, andiamo a creare 5 maglie. Cosa significa? Che da questa maglia non la buttiamo giù e creiamo 5, quindi entro come se fosse un diritto, lavoro un diritto, lo porto fuori, ma non butto giù la maglia dal ferro di sinistra, quindi lavoro un diritto, un gettato e sono 2 maglie. Rientro, lavoro un diritto, un gettato e sono 4, rientro, lavoro un diritto, butto giù la maglia e sono 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E chiudo con 3 rovesci, 1, 2 e 3. Vado a ripetere questo motivo, quindi lo rifacciamo insieme. Da una maglia creo 5 maglie, quindi lavoro un diritto, un gettato e sono 2, un diritto e un gettato sono 4, un diritto e sono 5, 3 rovesci, 1, 2 e 3. Di nuovo, da una maglia ne creo 5, quindi un diritto, un gettato, un diritto, un gettato e un diritto. 3 rovesci, 1, 2 e 3. Ripetiamo fino ad arrivare ovviamente alla fine del ferro. Terzo ferro, passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro 2 diritti, 1 e 2 e 5 rovesci, quindi le maglie che abbiamo creato le lavoriamo a rovescio, per cui diventa 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a ripetere questo motivo, quindi lo facciamo di nuovo insieme e lavoriamo 3 diritti, 1, 2, 3 e 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo 3 diritti, 1, 2, 3 e 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5. Ripetiamo fino ad arrivare alla fine del ferro e le ultime 3 vi fermate. Arrivate alle ultime 3 maglie le lavoriamo a dritto, quindi 1, 2 e 3. Quarto ferro, passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare come se fosse un rovescio, lavoro 2 rovesci, quindi 1 e 2, e vado adesso a ripetere il motivo centrale, quindi 5 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 rovesci, 1, 2 e 3. Andiamo a ripetere questo motivo, quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 diritti e 3 rovesci, 1, 2 e 3. Di nuovo 5 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 rovesci, 1, 2 e 3. Ripetiamo fino ad arrivare alla fine del ferro. Mi ritrovo al quinto ferro. Da questo momento in poi non dobbiamo far altro che ripetere il terzo e il quarto ferro fino ad arrivare praticamente all'11° ferro. Al 12° ferro andiamo poi a chiudere tutte le maglie, quindi ci vediamo direttamente al 12° ferro per chiudere le maglie. Ricordatevi quindi di andare adesso a ripetere il terzo ferro e nel ferro 6 andate a ripetere il ferro 4, così
di seguito fino ad arrivare al 12°, dove andiamo a chiudere. Allora, come vedete ho proseguito, sono arrivata al 12° ferro e adesso andiamo a chiudere le maglie. Le maglie verranno chiuse come si presentano, quindi di conseguenza andremo a lavorare rovescio su rovescio e diritto su diritto, quindi vado a lavorare un rovescio, un altro rovescio, a cavallo e chiudo. Trovo un rovescio, lavoro un rovescio, a cavallo e chiudo. Trovo un diritto, quindi vado a lavorare un diritto, a cavallo e chiudo. 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 Proseguo in questo modo, quindi dove trovo un rovescio lavoro un rovescio, a cavallo e chiudo, rovescio, a cavallo e chiudo, rovescio, a cavallo e chiudo. E proseguiamo in questo modo fino ad arrivare ovviamente alla fine del ferro. Allora, questo è il risultato una volta terminato. Naturalmente tutto questo lavoro andrà fatto nella versione di fronte, quindi si gira il lavoro adesso e si vanno a riprendere di nuovo le maglie nella stessa posizione in cui si sono prese dall'altra parte. In questo caso, come vedete, io mi sono fermata un po' prima del marcatore. Quindi che cosa andate a fare? Andate a trovare esattamente la posizione dove è iniziato questo e andate praticamente a riprendere lo stesso numero di maglie, quindi vi fermate da questa parte, raccogliete lo stesso numero di maglie che abbiamo raccolto per ovviamente l'altra parte ed eseguiamo lo stesso numero di ferri e poi andiamo a chiudere e il lavoro sarà praticamente completato. Quindi ci vediamo direttamente al lavoro completato, vi do alcune indicazioni per quanto riguarda i centimetri. Diciamo che in base ovviamente al filato, al numero di ferri che andate a prendere, eccetera, ad esempio questi motivi potrebbero essere molti di più o non credo di meno, però diciamo che più o meno ci siamo. E per quanto riguarda i centimetri sarà più o meno la stessa cosa, cioè in base ovviamente al filato che andiamo a raccogliere, cioè che andiamo praticamente ad utilizzare, chiaramente potrebbe essere un po' più alto o un po' più corto. Giusto vi do diciamo un'indicazione più o meno è di 4 centimetri il frufru, e per quanto riguarda diciamo la lunghezza siamo a circa 34 centimetri, ma ripeto non è una cosa standard. L'importante è aver capito i passaggi che si devono fare, perché come vi ho detto prima questo potrebbe essere anche un po' più lungo o anche un po' più corto. Tendenzialmente 18 cm sono più che sufficienti a partire dalla metà. Se appunto lo volete un po' più lungo, ovviamente anche il frufru ovviamente sarà leggermente di più rispetto a quello che ho creato io. Quindi ci vediamo direttamente al lavoro completato. Ho realizzato anche l'ultimo pezzo. Ho naturalmente nascosto tutti i fili e questo è il risultato finale. Naturalmente, come abbiamo visto all'inizio del video, possiamo utilizzarlo in tantissimi modi. Il video e il motivo sono terminati e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!